Benvenuti sopravvissuti! Questo video è interamente dedicato alla lore di Ark. Muoviamoci a piccoli passi e spieghiamo cosa rende la storia così unica. Non stiamo parlando solo di una trama, ma di un motivo che ci spinge all'avventura. La lore di Ark è un intricato insieme di avvenimenti che ci ha condotto al nostro momento presente, delineando il nostro scopo in questo mondo complesso. In tutta questa storia complicata, dalle arche alle note dell'esploratore, ne fanno da padrone i diari, scritti direttamente dai protagonisti. Ark non è un survival preistorico come molti ancora credono, ma è bensì un survival fantascientifico e tutti i DLC che sono stati rilasciati fino ad oggi erano stati progettati fin dall'inizio. Conosceremo così i 4 veri protagonisti di questa affascinante storia, ossia Elena Walker, una curiosa biologa australiana che ha studiato ogni singolo essere vivente di Ark, raccogliendone i dettagli più importanti e riportandoli in interessanti dossier sparsi per la mappa di gioco. Leggeremo anche degli scritti appartenenti a Sir Edmund Rockwell, un chimico inglese intelligente, pragmatico e disposto a tutto pur di veder trionfare la sua scienza. Insieme ai resti e identità più intellettuali troveremo i rimasugli di testi in latino scritti da Gaius Nerva, un condottiero romano che ha istituito la nuova legione con l'obiettivo di riportare la Pax Romana attraverso un imperialismo aggressivo. Il suo nemico giurato si chiama Mei Hin Lee, una combattente cinese proveniente dall'epoca dei Tre Regni, chiamata anche la regina delle bestie, e per via delle sue capacità di domare senza troppi problemi anche le creature più aggressive. Ognuno di essi racconta la sua storia che si intreccia inevitabilmente con quella degli altri personaggi, conducendoci alla nostra avventura e alla scoperta delle note dell'esploratore. Sull'isola troviamo una fauna e una flora dell'era preistorica e non solo vi sono insediamenti di tribù più o meno evolute che si fanno guerra tra loro per i possedimenti dei vari territori. L'isola è un luogo abitato da creature preistoriche appartenenti a periodi diversi, ma gli animali non sono gli unici abitanti. Tribù umane si sono stanziate un po' ovunque, senza tuttavia intaccare l'ecosistema e si fanno guerra tra loro. Ma una in particolare tenterà una scalata verso il dominio su tutte le altre. La nuova tribù, il cui capo è Gaius Nerva. Lui pensa che qualcuno gli abbia affidato la missione di dominare l'isola in nome della disciplina e dell'ordine. Inizia così a costruirsi un esercito, arruolando sempre più uomini e attaccando per primi le tribù più piccole. Durante la sua ascesa si scontra con la guerriera cinese Mei Hin Lee, che gli dà del filo da torcere. La ragazza infatti è addestrata all'arte della guerra ed è dotata di un esercito di creature veramente straordinarie. Fa la mercenaria e protegge le tribù più deboli. Ciò significa che lei e Nerva sono acerrimi nemici e quest'ultimo, poiché ne riconosce la pericolosità, per non affrontarla ricorre agli esplosivi per distruggere gli edifici degli squali dipinti, la tribù su cui ha puntato. Lo scopo è quello di insinuare diffidenza e sospetto nei riguardi della guerriera che è intervenuta per difendere tale tribù. Il trucco funziona e la ragazza abbandona il suo ruolo. Gli squali dipinti vengono rasi così al suolo. Nerva ha già avuto un incontro con Rockwell, l'alchimista inglese, dove ne è uscito vincitore. Decide in seguito di contattarlo e parlargli una seconda volta. Rockwell è un anziano scienziato che ha trascorso la sussistenza sull'isola studiando le creature e facendo esperimenti per creare cibi e pozioni che aiutano gli esseri umani a superare le difficoltà. In seguito al ritrovamento di un artefatto e alle informazioni ricevute dalla fratellanza d'acciaio, scopre che ci sono diversi artefatti che andrebbero collocati nei terminali al centro degli obelischi. Sarà proprio questa ricerca a rovinare i rapporti amichevoli con Elena Walker. La giovane biologa, infatti, anche lei, aveva iniziato a interessarsi agli obelischi. La ragazza, studiando l'ecosistema e l'equilibrio tra predatori e prede, sospetta che sull'isola non c'è altro che un ambiente controllato, forse artificiale. Lo chiama persino zoo e espone queste sue perplessità proprio all'anziano alchimista.
Intanto Gaius Nerva crede di poter utilizzare gli obelischi come una vera e propria arma. A questo punto tutti i nostri 4 protagonisti conoscono l'esistenza degli obelischi, ma ognuno ha degli scopi diversi. Nel frattempo la cinese, nelle sue ricerche, ha scoperto che una barriera circonda l'intera isola, rendendo inutile ogni tentativo di fuga. Mei-hin Lee, grazie alle sue spiccate doti nella conoscenza di come domare gli animali, riesce finalmente a catturare un gigantosauro. Insieme ad Elena arrivano ad un obelisco. Lì dentro c'è da attendere il Megapiteco, uno dei grandi guardiani dell'isola. Il giga si rivela fondamentale per sconfiggere quella creatura così potente. Reduci dallo scontro, le due vengono subito attaccate dalla nuova legione e Mei-hin subisce una pesante sconfitta. Il giga, preso dalla rabbia, si rivolta contro le creature della sua stessa tribù, sancendo così la sconfitta e la fuga della sua padrona. In tutta questa confusione, Elena viene rapita e portata al quartier generale di Nerva. Qui si sospetta che la giovane sappia molto più di Rockwell, quindi viene interrogata sugli obelischi e gli artefatti. Intanto Rockwell si sente ferito nel profondo perché ha scoperto che le due ragazze hanno collaborato insieme escludendolo. Lo indigna il fatto che Elena conosca più cose di lui, ma pensa che potrebbe unire le teorie di lei alle sue e prendersi così tutti i meriti. Passa del tempo e Nerva segue finalmente le indicazioni di Elena, secondo la quale, raccogliendo tutte le chiavi, sarebbe possibile accedere alla grotta Tech, che si trova in cima a un vulcano. Per Gaius questo può significare l'ottenimento di un enorme potere. L'ultima chiave altri non è che la testa del drago, un altro potente guardiano dell'isola. Lo scontro si rivela uno dei più difficili, ma la nuova legione riesce anche in questa impresa. Intanto le tribù combattono tra di loro e iniziano a riprendersi i territori sottratti. In possesso di tutte le chiavi, il gruppo si reca finalmente al vulcano e così trova l'accesso della grotta aperto. Una volta giunti all'ingresso della cava Tech, Gaius vieta ad Elena di seguirli e la lascia lì fuori all'ingresso. Il percorso si rivela molto arduo, ma alla fine la truppa raggiunge il ponte di osservazione. Ma la sfida non è ancora finita. Se i guardiani precedenti erano molto pericolosi, quello che accadrà è ancora più catastrofico. Gaius perderà tutti i suoi uomini, ma riesce a sconfiggere la creatura mutaforma. Tuttavia, il potere tanto agognato non arriverà. Intanto, all'ingresso, Elena viene soccorsa da Mei-hin. Entrambe entrano così nella grotta. La ragazza cinese è determinata a vendicarsi e rimane molto delusa non trovando l'uomo all'ingresso del terminale. Elena supplica di lasciarle stare, ma riceve un rapido colpo che le fa perdere così i sensi. La ragazza cinese continua da sola il suo percorso, ma giunta nella stanza centrale trova Nerva da solo e lo sfida così a duello. Lo scontro è veramente lungo, ma l'uomo viene ferito gravemente, ma nonostante tutto riesce a fuggire nell'oscurità e Mei-hin così lo perde. Quest'ultima si avvicina alla console e prova a premere i tasti. Elena arriva troppo tardi nell'enorme stanza e non trova più nessuno, soltanto i corpi degli uomini di Nerva, ma in quel caos qualcosa attira la sua attenzione. La stanza è circondata quasi completamente da una vetrata e il paesaggio esterno è qualcosa che l'ha lasciata sbigottita e incredula. Si rivela così la vera natura dell'isola. Si tratta di una cupola sorretta da 3 pilastri e probabilmente la stanza in questione è adibita come osservatorio. Oltre all'isola ci sono tante altre cupole simili che circondano un pianeta dall'aspetto arido e brullo. Elena vuole scoprire di più e decide di proseguire le sue ricerche. Si avvicina così alla console, ipotizzando di essere capace di capire come funziona. Sul luogo arriva anche Rockwell, la cui attenzione è catturata dall'aspetto dell'enorme stanza. Il metano di quell'artefatto lo affascina e gli sembra quasi come se fosse vivo. La sua sete di conoscenza si fa più intensa e, come anche le altre 2 donne prima di lui, si avvicina così alla console. A questo punto termina la prima parte della storia, perché tutti i nostri protagonisti saranno teletrasportati nella seconda mappa.
I giocatori che riusciranno a sopravvivere alla Tech Cave e arrivare alla stazione spaziale troveranno diverse stanze aperte all'esplorazione, ciascuna contenente un ologramma del pianeta Terra. Il primo ologramma raffigura la Terra come era durante l'era giurassica, con la Pangea come unico continente sulla sua superficie. Il secondo mostra una Terra moderna, mentre il terzo mostra una Terra morta e sterile, coi bordi e pianure rosse. Ci sono anche 3 camere di generazione all'interno della stazione, ciascuna con un ologramma di un dinosauro o di un essere umano, suggerendo il modo in cui vengono generati in ARK. Studio Wildcard presenta alcuni indizi concreti che spiegano l'origine di ARK attraverso l'ologramma che mostra la Terra come una terra desolata e arida. Ciò suggerisce che il mondo di ARK potrebbe essere ambientato in un lontano futuro, in un universo che ha visto l'estinzione dell'umanità, con la stazione di ARK che rappresenta l'unica vita rimasta nel sistema solare. L'isola è un ARK e gli ARK sono un insieme di stazioni spaziali fluttuanti al di sopra di una Terra estinta. L'intero ecosistema è falso e fabbricato. Vediamo così la prima parte della storia, con i 4 protagonisti che ascendono. La prima parte della storia termina qui, ma continuerà nella prossima mappa. State quindi sintonizzati perché se siete curiosi di sapere il seguito, arriveranno presto nuovi video. Mettete quindi subito un bel mi piace e se avete voglia commentate qui sotto. Ciao a tutti e alla prossima!